Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli e le tendenze energetiche predestinate per febbraio 2026. Ragazzi, abbiamo il carro e il matto. Devo dire che sono due carte di viaggio, quindi è facile che per qualcuno si organizzi un viaggio, uno spostamento, un cambio. C'è anche la possibilità di iniziare qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e i link del corso intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, c'è anche la promozione attiva ragazzi, da adesso fino a San Valentino. Comunque trovate tutto nella descrizione del video. Allora partiamo con un 3 di bastoni, un 4 di bastoni, un 2 di bastoni. Abbiamo la regina di pentacoli, un 7 di spade, la carta della stella, abbiamo un fante di pentacoli e un 9 di spade. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante. Potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro, slegati. In un secondo momento andiamo a vedere il lavoro, le relazioni, il denaro, andiamo a vedere un po' tutto, ok? Partiamo da questo 3 di bastoni. Secondo me è una carta che ci parla di progettualità, c'è come un'idea, abbiamo un 7 di pentacoli e un 10 di bastoni. Sì, potrebbe essere un'idea di collaborazione, un'idea inerente, un progetto per costruire una famiglia o anche solo per solidificare, concretizzare, unire se vogliamo la famiglia. Andiamo a vedere il 4 di bastoni, la forza, e un 8 di pentacoli. Voglio andare a vedere anche il 2 di bastoni, la stella, 5 di coppe, fante di coppe, 9 di bastoni, regina di bastoni. È come se da un lato, me lo spiego anche un po' con questo carro, da un lato c'è come la voglia di andare avanti, la voglia di fare, la voglia di trovare nuovi obiettivi, però dall'altro anche qui abbiamo questo 7 di pentacoli che dice attesa. Qui c'è un 9 di bastoni, qualcuno potrebbe essere in una fase dove sta osservando, dove bisogna, diciamo così, tenere fuori gli altri, dove bisogna mettere come dei paletti e dove invece si può, diciamo, andare sciolti. Andiamo a vedere la regina. 5 di pentacoli, e 4 di spade, c'è come una sorta di carenza qui. Può essere una carenza economica,
Devo dire che qualcuno di voi potrebbe anche essere senza lavoro in questo periodo e quindi è per quello che c'è questa carenza economica e mi spiegherei perché questo nuovo progetto, questa nuova, diciamo, voglia di andare avanti. C'è anche la stella, eh? La stella parla proprio di nuovi obiettivi. Andiamo a vedere questo 7 di spade. Due di spade e regina di denari nuovamente. Io credo che qualcuno non si renda conto di che ricchezza ha. Non è una ricchezza a livello materiale, secondo me, è una ricchezza a livello di doti, a livello di saper fare. Potrebbe essere che, non lo so, abbiate doti particolari nel cucinare i dolci, nel cucinare in generale, nel cucinare, vedo verdure e cereali, quindi potrebbe essere vegano o macrobiotico, come se aveste una specializzazione o un settore specifico dell'alimentazione che vi interessa e secondo me potrebbero esserci, perché qui la stella ce l'avete due volte, come dei futuri sbocchi, dei potenziali sbocchi. Se non è la cucina, potrebbe essere l'insegnamento, potrebbe essere anche qualche tema legato ai bimbi, per qualcuno. Andiamo a vedere la stella. Abbiamo la luna. E la sacerdotessa. C'è un obiettivo, ma con queste due carte, secondo me, ed è per quello che c'è il 7 di pentacoli all'inizio della lettura, secondo me, ragazzi, c'è qualche cosa che non vedete, qualche questione, 3 di spade, potrebbe anche essere qualche cosa che dovete sacrificare, però io ho la sensazione che qui ci sia un tema inerente a questo desiderio, questo nuovo obiettivo, questo nuovo viaggio, questo nuovo inizio, che stiate o prendendo sotto gamba oppure non siete neanche consapevoli di questa cosa qua perché non la state prendendo in considerazione. Andiamo a vedere il fante. Otto di coppe. 7 di bastoni, io vi vedo ben determinati nel raggiungere i vostri obiettivi, ragazzi. Può essere che non siete degli esperti in questo settore, in questa nuova cosa in cui vi infilerete, però sì che non resterete indietro. Cioè io ho la sensazione che cercherete comunque di imparare, di sapere, si dice rubare il lavoro con gli occhi, no? Cioè è un po' come se osservaste tutto quello che potete per imparare. Può essere questa maestria, questo nuovo lavoro, per dare corpo a questo progetto. Come vedere il 9 di spade. 4 di coppe e 9 di pentacoli. Guardate ragazzi, il mese trascorrerà un po', secondo me, con questo bisogno di vedere chiaramente le cose, perché qui anche avete un 4 di coppe al contrario. Io credo che qualcuno di voi si sia effettivamente, o meglio detto, si renderà conto di qualche cosa, è come se venisse a galla qualche cosa e faceste effettivamente un po' fatica ad accettare questa situazione piuttosto che questa relazione. Potrebbe essere un compromesso, soprattutto se per caso lavorate con qualche familiare o con la vostra persona di interesse, fidanzato, fidanzata, quello che è. Cioè, come ho la sensazione che ci sia un tema che non riusciate a vedere, che probabilmente vi preoccuperà anche molto, però è che io sento con queste due carte che è come se si avvicinasse un nuovo inizio. Ora, l'otto di coppe effettivamente qui ce l'avete mai girato al contrario, quindi può essere che febbraio sia un mese dove stiate pensando a come poter sviluppare questo 3 di bastoni, questo progetto, dove mettere, diciamo così, dei limiti, dove potrebbero esserci come delle carenze in questo progetto.
Per qualcuno si può anche trattare, soprattutto se siete autonomi, del prendere in considerazione l'allearvi con qualcun altro, il unirvi con qualcun altro. Sento che è già un'idea che avete, però è come se stesse aspettando. Vediamo come va, vediamo febbraio, magari le cose si riprendono, magari qui, magari lì, ma tenete presente che non avete un'idea chiara della situazione e secondo me qualcuno di voi potrebbe iniziare a pensare di, appunto, allearsi con qualcuno. Se per caso fosse una situazione romantica, adesso poi ci arrivo, anche qui sento che c'è come attrazione per qualcuno, ma c'è anche come una reticenza al voler prendersi un impegno. Mm? Ok, allora andiamo a vedere settore per settore. Intanto vi ricordo che le letture del 2026 sono già tutte online, c'è la playlist dell'oroscopo annuale stagionale, se volete vederle, perché lì sono proprio divise per settore, quindi c'è una lettura generale, una spirituale, una sull'amore e gli affetti e l'altra sul lavoro e l'economia. Partiamo dal lavoro, ragazzi. Dunque, se siete senza lavoro, anche se vi hanno fatto delle promesse per gennaio, purtroppo ragazzi non vedo contratti, non vedo... Potrebbero esserci più accordi, forse verbali, però sinceramente febbraio lo vedo come un periodo dove studierete qualche cosa di nuovo. Faccio un'ipotesi, continuate a mandare curriculum e nessuno vi seleziona e qui il punto è io così non posso andare avanti, mi devo inventare qualche cosa. Ed è febbraio un buon periodo per pensare a cosa fare, per programmare, per progettare, per studiare, per cercare eventuali collaboratori. Non è un buon periodo per... cioè io sento che queste due carte arriveranno a fine mese fondamentalmente, questo movimento, questo spostamento in avanti. Potrebbe anche essere questo nuovo inizio, anche se qui sinceramente ragazzi non avete neanche un asso. Diciamo che in questo caso il matto potrebbe fare riferimento al fare il salto di fede in un nuovo capitolo della vostra vita. Io ho come l'idea che per cercare lavoro dovreste provare i settori. Di nuovo a me viene la nutrizione, i bambini, l'educazione, il... come si dice in italiano? Cuidado, per chi sapesse lo spagnolo, lo so che non mi potete suggerire. La cura, diciamo, di un parente potrebbe essere, di una persona, ehm, anche bambini con sindrome di Down. Insomma, in tutto quello che è il prendersi cura di qualcuno, secondo me avete sbocchi lavorativi. Questo così, ve lo dico a titolo informativo. Per le persone invece che sono in un lavoro di tipo dipendente, allora, ragazzi, qualcuno penserà di spostarsi, penserà di lasciare il proprio lavoro, soprattutto se c'è un capo, una capa o un superiore che vi sta un po' smaronando gli amenicoli. Sento che potreste fare anche buon viso a cattivo gioco, però intanto febbraio secondo me sarà un ottimo mese per iniziare a mandare dei curriculum, per iniziare a magari studiare qualche cosa di nuovo, per prendere nuovi attestati, nuovi diplomi, proprio per poter aspirare a di più. Se invece va tutto bene nel lavoro, sento che ve la state un po' raccontando sinceramente. Cioè, magari il lavoro va bene, ma è come se non fosse quello che volete fare voi, è come se non fosse abbastanza soddisfacente, è come se puntaste a qualche cosa di più, è come se sapeste che sì, potete dare di più, che lì dove siete sprecati, che avete molto di più da dare. Non sento che sia un buon periodo per chiedere un aumento di ruolo, un aumento di stipendio, perché potrebbe essere che ve lo promettono senza poi mantenere. Quindi io direi aspettate un attimo piuttosto,
Confondetevi con la tappezzeria fino a quando non capite bene come muovervi con questo nuovo progetto o come muovervi dall'azienda in cui siete. Io sento che qualcuno con questo progetto potrebbe dover aprire la partita IVA e non volere, essere come in una fase di insicurezza, di titubanza. Per le persone che sono autonome, potrebbero esserci delle nuove collaborazioni in vista o perlomeno diciamo che state pensando di collaborare con qualcuno, sapete che l'unione fa la forza, quindi ci può essere come questa voglia o questo pensiero di iniziare a collaborare con qualcuno, però c'è anche una certa reticenza qui, è come un ma farò bene, farò male, se mi trovo male poi come si fanno a gestire le cose. E qui le carte vi dicono di fare un po' buon viso a cattivo gioco, cioè non è che dovete sempre dire tutto, non è che dovete... ehm, mi viene da dire, imparate un po' di astuzia, di malizia nella comunicazione. Ho come questa idea, perché l'essere troppo onesti, l'essere troppo diretti, l'essere troppo espliciti, alle volte non è così un grande vantaggio, perché magari l'altra persona si blocca un attimo e dice come, aspetta un po'. Invece portare le altre persone al punto dove volete voi è, come dire, un accompagnamento più dolce piuttosto che andare dritti e dire le cose così come stanno. Ragazzi, non vedo nuovi contratti, anzi, vi dico che se per caso nella vostra azienda avete dei dipendenti, può essere che spariscano. Potrebbe essere che si mettano in mutua, potrebbe essere che vi diano come delle scuse per non venire al lavoro o abbiano... Insomma, vedo meno presenza, magari con ragione, cioè hanno delle visite mediche da fare per la gran carità, però vedo come se le persone che sono sotto a voi potessero effettivamente non essere così tanto presenti durante il mese. Mm? Parliamo di soldi. Tasto un po' dolente, amici dei gemelli, perché allora qualcuno potrebbe incorrere in qualche spesa imprevista. Potrebbero esserci, magari per questo progetto, per questo, qui avete due volte la stella, per questo nuovo sogno, per questa nuova attività lavorativa, potrebbe essere. Qualcun altro è perché ci sono dei debiti da finire di pagare, ci sono delle multe che non sono state pagate, c'è un qualche cosa che è rimasto in sospeso e a febbraio vi renderete conto di che cos'è. Quindi, come vi posso dire, cercate di non sperperare oppure, se vi piace sperperare, accantonate comunque una parte per eventuali imprevisti. Per quello che riguarda gli investimenti, io ho una doppia sensazione. La prima è che apparentemente potrebbero andar bene, però poi in realtà non così bene come sembrava. Cioè, magari si inizia il mese con, faccio un esempio della borsa, la borsa che sale vertiginosamente e poi già solo il 3 e il 4 di febbraio inizia a scendere, poi ricomincia a salire. E secondo me non è così garantito questo guadagno come voi lo pensate. E per chi invece è dipendente, quindi è un guadagno garantito perché c'è un fisso mensile, ah, per qualcuno potrebbe esserci come un ritardo, nello stipendio, ve lo dico. Però se si tratta comunque di investimenti, vi dico, c'è da dividere bene le spese questo mese. Ehm, parliamo di relazioni. Allora, se siete single, ragazzi, allora, sinceramente niente di eclatante, però c'è una persona che potrebbe entrare. Non sento che vi sconquifferi la vita, sinceramente, questa persona.
può essere piacevole parlare con lei, può esserci come mm, qualche cosa in comune, però io ho l'idea che non sarà niente di concreto, sarà come una conoscenza che come arriva va. C'è una nuova avventura, però la sensazione che ho io è che non sia esattamente la persona che vi aspettate, che desiderate, e quindi è come se foste aperti effettivamente alla conoscenza di questa persona, ma scusate, ma titubanti. Per le persone che sono in coppia, tutto sommato c'è armonia, ma sento che siete un po' voi che dovete tirare il carretto questo mese. È come se aveste... Io sento come un focus. Il focus è creare una relazione stabile, abbondante, significativa, ma ho la sensazione che siate voi a spingere un po' il tutto. E invece qui ci sarebbe bisogno di mettersi un attimo in stand-by e vedere dall'altra parte il partner o la partner quanto mette nella relazione. Per le persone che sono in una relazione clandestina piuttosto che indefinita, ehm, allora, se è una situazione, per esempio, sul posto di lavoro, sento che fisicamente potrebbe essere che non riusciate a vedervi tanto, a stare tanto insieme, magari sì, vi vedete da un ufficio all'altro, c'è lo scambio di uno sguardo o cose di questo genere, ma il vivere insieme un qualche momento lo vedo già più difficile a febbraio. Uno potrebbe essere per questioni di lavoro, l'altro potrebbe essere per questioni legate magari alla casa, legate ai figli. Se parliamo di progetti, anche qui ragazzi, io sento che è come se fosse un nuovo periodo, io credo che sia per quello che c'è il matto. È come un nuovo periodo dove vi sento proiettati in avanti. Quello che avete non è malaccio, ma è come se voleste di più. Quindi per qualcuno c'è questo nuovo percorso di studi che inizia, questa nuova carriera che inizia, questo nuovo progetto sul quale state lavorando. C'è come un qualche cosa che sta gestando qui, proprio per riuscire poi a partire, a dare una nuova situazione, una nuova direzione, una nuova relazione, cioè un nuovo imprinting, volevo dire, alla relazione. C'è come un qualche cosa di nuovo qua che vi fa scegliere una nuova direzione. Mm? Se parliamo di famiglia, vi dico che potrebbero esserci dei temi con i figli. Ehm, credo che qualcuno dei vostri figli possa aver bisogno di aiuto economico. Se non sono grandi, se sono piccini, vi dico che c'è bisogno di stabilire nuove regole. Osho, abbiamo senso di colpa, totalità, successo e miseria. C'è come qualche cosa che vi affligge. Io credo che qua, questo perché anche qui abbiamo un 9 di spade alla fine della lettura, che di solito è una carta di pensieri, di preoccupazioni, qui abbiamo la carta nel senso di colpa, è un 8 di spade, ma rivedo anche un po' qua queste energie, col 5 di pentacoli al contrario, che tra l'altro questo è un 4 di pentacoli. Io ho come la sensazione che stiate lavorando, pensando, agendo al fine di trovare il vostro successo, perché è un po' come se vi sentiste, come se ne aveste basta della vita che avete trascorso fino ad adesso,
come se aveste bisogno di avere successo per allontanarvi dall'idea della miseria. Il 4 di Pentacoli in realtà è una carta di attaccamento, ragazzi, quindi c'è come una sorta di attaccamento al denaro o una forte oculatezza potrebbe essere o una forte attenzione al risparmio, soprattutto questo mese, vi dico. Ok, andiamo a vedere un altro oracolo. Pratica la visualizzazione. La lezione di oggi è: visualizza quello che hai bisogno di sanare o creare nella tua vita. L'immagine deve includere i 7 chakra, così che vai situandola coscientemente in ognuno di loro. Con la respirazione anima queste immagini, dagli vita e riempi il tuo essere. L'obiettivo: metti in pratica e credi nel potere della visualizzazione. Vedete qua, vi fa vedere come sono i chakra. Adesso il chakra 1 è un po' più in basso in realtà, però va bene così. Perché dunque, nei nostri chakra ci sono 2 correnti, la corrente ascendente e la corrente discendente. La corrente discendente è quella che lavora con la legge di manifestazione. Quindi io nel 7° chakra penso un progetto, nel 6° con gli occhi lo vedo, lo visualizzo, poi col 5° ne parlo e via via vado seguendo la corrente manifestante. Tutte queste cose, ragazzi, io le spiego nella sezione degli abbonati e quindi potete comunque andare a dare un'occhiata lì. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o date hype o condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Lo stesso lavoro lo potete anche fare appunto attraverso la sezione degli abbonati, ci sono 4 playlist, ragazzi, mi raccomando, guardatele in ordine cronologico. Se voi andate nella parte della playlist del canale, voi aprite, si aprono una serie di playlist, cercate quelle con le copertine lilla. Sono numerate, hanno i numeri dall'1 al 4, no scusate, 1, 2, poi c'è 3A e 3B, perché è una playlist che va vista insieme, però iniziate dalla 1, perché lì tratto gli argomenti base, tratto la dualità, tratto l'astrale, il basso astrale, l'alto astrale, il ciclo d'abuso, la Kundalini, insomma c'è una serie di argomenti. Nella playlist 3 tratto anche le credenze limitanti. Comunque i titoli dei video, ragazzi, si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!